Ho utilizzato del Bravissimo della Tessiland, che è un acrilico di qualità molto buono. L'ho lavorato con l'uncinetto numero 4 e questa sciarpa è lunga 1,5 m come lunghezza, come altezza. Allora, questi sono gli inch, come altezza è 20 centimetri. Ovviamente io non l'ho ancora lavata, non l'ho ancora bloccata, questo è un passaggio che vi farò vedere poi alla fine del video. Sono sicura che le misure varieranno approssimativamente. Comunque, per una sciarpa di 1,5 m, io ho avviato 220 catenelle. Non ho lavorato la sciarpa in altezza, ovvero iniziando da questa parte e lavorando in altezza, ma l'ho lavorata in larghezza. Quindi ho avviato tutte le catenelle necessarie ad avere una lunghezza di 1,5 m. Con la mia mano, con l'uncinetto numero 4, a me sono servite 220 catenelle. Adesso nel video io vi farò vedere semplicemente la sequenza dei punti che io ho utilizzato. Ovviamente ognuno di voi poi la può personalizzare. Credo che fondamentale sia sapere che tipo di filato ho utilizzato, quanti punti ho avviato, quindi che numero di catenelle ho avviato per avere la lunghezza di una sciarpa giusta, perché io dopo aver fatto il campione ho ritenuto necessarie 220 catenelle. Ora iniziamo con io vi farò vedere come ho iniziato fino alla fine, quindi vi farò vedere un pezzo di tutta la lavorazione, punto dopo punto, in modo che voi questa lavorazione che io vi propongo la potete poi ripetere su tutta la lunghezza della sciarpa. Allora, per il campione adesso io ho avviato 20 catenelle. Il primo giro che io ho eseguito, quindi questo proprio l'iniziale, è un giro di punti alti. Allora, per iniziare il mio giro di punti alti, io non faccio catenelle per alzarmi con l'uncinetto. Entro nel punto subito dopo all'uscita del mio uncinetto, quindi entro qui nel secondo e faccio un punto basso senza tirare troppo. Dopodiché prendo la prima asolina che mi trovo qui sul punto basso, riprendo il filo, ho di nuovo 2 occhielli sull'uncinetto e li chiudo. In questo modo io ho simulato il mio punto basso. Ovviamente io ho fatto vedere, ho un video sul canale dove vi faccio vedere il bordo perfetto. E adesso vado a fare un giro di punto alto su tutta la catenella. Quindi consideriamo che io adesso sto lavorando su 20 catenelle, voi lavorerete su 220 catenelle. Quindi la prima riga è solo di punti alti. Allora, dopo aver eseguito la prima riga di punti alti, giro il mio lavoro, sempre iniziando con il bordo il bordo perfetto, quindi non con le catenelle, rientro nel primo punto, faccio il mio punto basso senza stringere troppo, entro nella prima solina, prendo il filo e chiudo di nuovo ed ho fatto il mio primo punto alto. Quindi il secondo rigo della lavorazione sarà nuovamente un rigo di punto alto. Quindi facciamo punto alto fino alla fine. Per il terzo giro adesso andiamo a fare questo punto in diagonale, quindi questo qui. Come iniziamo? Sul bordo dobbiamo sempre lasciarci almeno 2 punti alti su tutto il bordo, tranne qui dove abbiamo il traforato che poi l'andremo a vedere assieme. Quindi io adesso lavoro 2 punti alti, uno ce l'avevo che è il mio punto iniziale, quindi mi sono alzata con l'uncinetto, ho fatto il mio primo punto alto, ne ho fatto un altro e adesso non faccio altro che iniziare la lavorazione che si fa su 3 punti alti. Quindi questo è il mio inizio, il mio bordo. Adesso 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ora non faccio altro che entrare
con l'uncinetto nel rigo sottostante in direzione dell'inizio dei miei 3 punti alti, quindi questi 2 non li considero, entro con l'uncinetto e prendo il filo da dietro, entro qui, quindi subito dopo i 2, prendo il filo, di nuovo filo sull'uncinetto, ritorno indietro, riprendo il filo, sono 2, filo sull'uncinetto e 3. Quindi questo lo farò per 3 volte e chiudo. Ora ve lo faccio rivedere. Una volta che io ho chiuso, faccio una catenella. Questi sono i miei 3 punti, quindi 1, 2, 3. Io andrò a infilarmi nel punto successivo e rinizierò a contare 3 punti, quindi 1, 2 e 3. Non prendo nulla adesso davanti, ma entro direttamente nel terzo punto sottostante. Qui entro, prendo il filo sull'uncinetto e torno in avanti. Riprendo il filo sull'uncinetto, ritorno da dietro, 2, riprendo il filo e torno da dietro e sono 3. Chiudo e faccio una catenella ed ho il mio secondo punto. Ora cerco di avvicinarmi così vi faccio vedere meglio. Allora, questi sono i miei 3 punti, 1, 2 e 3. Io adesso devo entrare nel quarto, quindi quello subito dopo i 3, non si saltano punti. Filo sull'uncinetto, da qui conto 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Finiti i miei 3 punti alti, devo fare il passaggio del filo. Quindi al primo punto non prendo nulla davanti, entro nel terzo punto tornando indietro e prendo il filo da dietro, lo passo, filo sull'uncinetto, quindi ho fatto un passaggio. Ritorno indietro, 2, filo sull'uncinetto, 3. Tutti questi cappiolini che ho sull'uncinetto li vado a chiudere con un passaggio di filo. Finito, faccio una catenella e ricomincio da capo, quindi filo sull'uncinetto e riprendo direttamente sul quarto. Io ovviamente quando dico quarto è perché considero solo gli ultimi tre, ecco scusate, quando io dico quarto punto è perché io conto 1, 2, 3 sui quali ho passato il filo, quindi ho fatto il mio punto in diagonale e adesso ricomincio a contare, quindi 1, 2, 3, quindi un punto alto, 2 punti alti, 3 e rifaccio di nuovo il mio punto, quindi nel rigo sottostante senza mettere nulla sull'uncinetto passo sotto, quindi entro da dietro, prendo il mio filato, torno in avanti e riprendo il filo sull'uncinetto, quindi ho fatto un passaggio, 2 passaggi, filo sull'uncinetto e 3 passaggi e chiudo. Dopo aver chiuso faccio una catenella e vado a fare di nuovo i miei 3 punti alti sui quali andrò a passare il filo come ho fatto prima. Ho terminato tutto il mio giro e adesso mi è rimasto qui alla fine un punto alto e questo è il punto alto che mi deve restare per fare da bordo, quindi filo sull'uncinetto e faccio e chiudo il mio giro di lavorazione con un punto alto. Ora questo è il mio primo giro, ovviamente tutto andrà fatto sulle 220 catenelle in lunghezza. Una volta finito questo giro vado a fare un giro di punto alto.
Quindi giro di nuovo il mio lavoro, entro sempre a mio modo, faccio il punto basso, prendo la solina e ritorno in su. Quindi qui ho fatto il mio primo punto alto, che sarebbe quello del bordo. Ora io devo fare attenzione e fare solo 3 punti alti su questi ventaglietti che si sono formati, perché noi tra un ventaglietto e l'altro abbiamo fatto una catenella. Quella catenella non va lavorata, altrimenti non facciamo altro che aumentare le maglie. Quindi io faccio 1, 2, 3 punti alti e ho ripetuto i 3 punti alti del rigo sotto. Ora filo sull'uncinetto, questo lo salto e vado direttamente sul primo punto alto dell'altro ventaglietto. Quindi faccio 1, 2 e 3. Si formeranno questi piccoli buchini tra una parte e l'altra, ma non importa. Quindi vado a rifare di nuovo tutti i miei punti alti, saltando, mi raccomando, la catenella. Quindi ogni ventaglietto ha 3 punti alti, io vado a fare 3 punti alti e non considero la catenella, così ritorno al numero di punti iniziale. Terminati tutti i miei punti alti, questo è l'inizio e adesso qui ne ho 2 da fare, quindi da una parte avrò un punto alto e dall'altro 2. Questo non è determinante ai fini proprio del lavoro, perché poi noi sui bordi andremo a fare una lavorazione che ci consentirà di andare a attaccare la frangia alla fine. Quindi questo giro solo punti alti saltando la catenella tra uno e l'altro. Ora mi volto e faccio un giro, interamente un giro di punto basso semplicissimo. Questo mi consentirà, questo giro di punto basso, di far tornare stabile il mio lavoro, quindi fargli riprendere il verso giusto, perché purtroppo può succedere che, siccome qui abbiamo avviato e stiamo iniziando a lavorare con una serie di punti comunque sono lavorati, può succedere che la sciarpa, che tutto il lavoro si inizi un po' ad imbarcare, tra virgolette, anche se non è proprio un termine giustissimo. Quindi dopo questo giro di punti alti facciamo un giro di punto basso. Una volta che abbiamo fatto il giro di punti bassi, facciamo un altro giro di punti alti, quindi rientriamo sempre con il solito sistema e andiamo a fare tutto il giro di punto alto su ogni punto basso. Allora siamo arrivati a questo punto, dobbiamo fare questo tipo di lavorazione. Una cosa che volevo farvi notare: adesso noi dobbiamo andare a fare un punto alto a rilievo, un punto altissimo a rilievo in questo giro, e questo punto basso si farà ad ogni terzo punto. Io ora che cosa ho fatto? Non ho iniziato a contare da qui 3 punti alti, quindi fare 1, 2, 3 e fare il mio punto altissimo, ma ho sempre considerato i primi 2 punti del bordo. Quindi inizierò, questa cosa è una cosa alla quale bisogna fare attenzione, inizierò a fare 5 punti alti e poi il punto altissimo, e poi farò ogni 3 punti il punto altissimo. Ora cerco di spiegarmi meglio. Allora, questo giro adesso devo fare 5 punti alti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Ora vado a fare un punto altissimo, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, e mi vado ad agganciare al rigo sottostante, quindi non vado a farlo qui nella riga precedente sulla quale io sto lavorando, ma quella proprio sotto. Quindi entro in questa maglia, passo il filo e faccio il mio punto altissimo, 2 e 3.
e faccio il mio punto altissimo in direzione della maglia che io invece avrei dovuto lavorare normalmente. Ora faccio 2 punti alti su questi 2 punti alti che ho in seguito sulla lavorazione, facendo attenzione però di non entrare nel punto dietro. Quindi questo punto, per intenderci, è quello che lo stiamo sostituendo con questo punto altissimo. Subito dopo vado a fare 2 punti alti, quindi 1, 1 e 2. Il terzo punto sarà il punto altissimo e mi andrò ad agganciare 2 righe sotto, per intenderci, quindi 1 e 2, e qui farò sempre attenzione di saltare i due punti alti, quindi 1 e 2 devo agganciarmi a questo punto, quindi entro e faccio il mio punto altissimo, 1, 2 e 3, e continuo così, 1, 2, ed il terzo sarà, aspettate che prendo un po' di filo, il terzo sarà il punto altissimo, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1, 2, questo è il punto nel quale io devo entrare. E faccio questo lavoro fino alla fine. Alla fine del mio lavoro io rimarrò con 3 maglie alte, quindi se io avessi continuato a lavorare e qui avessi avuto ancora da lavorare, avrei fatto, ne salto 2 e vado a fare il punto altissimo agganciandomi sotto. In questo caso io non vado a ripetere la lavorazione, quindi faccio esattamente i punti che mi si presentano, li lavoro, quindi 1, 2 e 3 punti alti, 3 punti alti, e termino in questo modo. Se io vi faccio vedere adesso qui la fine, eccola qui, la barretta è qui e qui ho 4 punti alti. Allora ci troviamo all'ottavo giro e adesso dobbiamo andare a fare questo punto qui traforato, che è fatto sostanzialmente di punti altissimi e di catenelle. Eccolo qui, è semplicissimo. E come facciamo? Intanto, piuttosto che alzarci con un punto alto, ci alziamo con un punto altissimo. Quindi entro nel primo punto, faccio il mio punto basso, chiudo, rientro, chiudo di nuovo e rientro un'altra volta. E così ho fatto il mio punto altissimo. Ora dal punto altissimo faccio una catenella e faccio un punto altissimo nel punto subito dopo, quindi qui dentro. La prima riga di questo traforato ci dice che dobbiamo fare 5 catenelle e 3 punti altissimi chiusi nello stesso punto alto, però saltando un punto alto. Quindi sono arrivata qui e ho fatto i miei primi 2 giri di bordo, perché questo è sempre il mio bordo. Quindi adesso io faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto questo punto, il punto successivo, entro in quello subito dopo e inizio con i miei 3 punti altissimi. Quindi entro, inizio con il fare il punto altissimo e non lo chiudo, quindi faccio 1, 2 e non chiudo il punto altissimo, 2 volte di nuovo il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso punto e faccio di nuovo 1 e 2, riprendo il filo sull'uncinetto 2 volte e vado a fare il mio terzo punto altissimo, 1 e 2. A questo punto, una volta che ho fatto tutti e 3 i miei punti altissimi, li vado a chiudere e ho le 5 catenelle e i miei 3 punti altissimi. Ora faccio di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e ripeto la stessa cosa saltando un punto alto. Quindi io sono entrata qui in questo punto alto, questo lo salto ed entro in quello subito dopo
e rifaccio di nuovo i 3 punti altissimi, quindi salto un punto, entro nell'altro e rifaccio di nuovo 1, 2 e 3. Quindi i punti altissimi non vanno chiusi, vanno chiusi tutti e tre assieme. Ho fatto i miei assieme alle 5 catenelle, quindi chiudo e chiudo tutto assieme così. Rifaccio 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Salto di nuovo una maglia, quindi sono entrata in questo punto, questo lo salto, entro nel punto successivo e faccio di nuovo i 3 punti altissimi, 1, 2 e 3, e faccio questo lavoro fino alla fine del giro. Arrivata all'altra estremità, io non andrò a ripetere 5 catenelle perché poi non avrò i miei 3 punti altissimi, andrò a fare solo 1, 2 catenelle, punto altissimo nel penultimo punto, punto altissimo nell'ultimo punto. In questo modo io ho il mio bordo che è fatto sempre della stessa altezza, quindi 2 punti altissimi, ma con la metà delle catenelle con le quali è formato questo punto traforato. Nel giro successivo devo andare a fare 5 catenelle e un punto basso nel mezzo di questi cappiolini che si sono formati. Ora sempre l'inizio è molto importante, quindi io all'inizio farò sempre il mio un punto altissimo, quindi entro una volta, 2 e 3 ed ho fatto il mio punto altissimo. Ora io devo fare le catenelle qui in questo occhiolino, piuttosto che farne 5 io ne faccio sempre 2, 1 e 2, entro nel mezzo prendendo il punto e non dentro all'occhiello, quindi faccio il mio punto basso ed inizio con le 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Quando mi trovo qui in questo cappio formato da 5 catenelle, io mi vado a infilare nella terza catenella, quindi 1, 2 e 3, mi infilo nella terza e faccio un punto basso, e la terza catenella non è altro che la metà di tutte le catenelle che io ho formato, quindi rifaccio 3, 4, 5 catenelle, vado nell'occhiello successivo, conto 1, 2, alla terza mi vado a infilare e chiudo con un punto basso, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 e questa è la terza, e faccio così sino ad arrivare alla fine. Dovrò avere questo tipo di lavorazione. Quando arrivo alla fine rifaccio lo stesso lavoro che ho fatto all'inizio, quindi invece di fare 5 catenelle ne faccio 2, 1 e 2, e faccio 2 punti altissimi sopra i punti altissimi che ho nel rigo precedente, e così andrò a chiudere nel modo corretto, perché se io faccio 5 catenelle si imbarca proprio tutta la lavorazione e ci viene un ventaglio, non si andrà a chiudere con il giro successivo. Nel giro successivo io adesso mi trovo in questa situazione, ok? Qui ho 3 punti altissimi proprio sopra l'occhiello con le 5 catenelle e così via. Ora io non devo far altro che andare a ripetere questi 3 punti altissimi in direzione di questi, li devo ripetere sopra ad ogni occhiello. Quindi proprio nel primissimo rigo io non faccio altro che fare 2 punti altissimi, quindi sempre con il mio stesso metodo, 2 e 3, questo è un punto altissimo, ne faccio un altro qui. Ora faccio una catenella, conto sempre non nel primo occhiello, ma quello che sta proprio sopra ai miei 3 punti altissimi del rigo precedente, quindi vado a contare le catenelle, 1, 2, questa è la terza. Dentro a questa terza io andrò a fare 3 punti altissimi
sempre chiusi tutti e tre assieme. Quindi entro in questo punto, faccio 1, 2 e non chiudo il punto, quindi farò il secondo, entro di nuovo nello stesso punto, 1, 2, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e così ho fatto i miei 3 punti altissimi. A questo punto li chiudo tutti e tre assieme e faccio una catenella ed ho formato i 3 punti altissimi in direzione di quelli che avevo nel primo giro. Per separarmi da un archetto e l'altro faccio una catenella, quindi fatti i 3 punti altissimi ho fatto la catenella e ripeto di nuovo, quindi 1, 2, 3, questo è il mio centro, faccio il primo punto altissimo, entro nello stesso punto, faccio il secondo, faccio il terzo e chiudo tutti e tre assieme, quindi 1, 2, questo è il mio terzo punto e chiudo tutto assieme. Una volta che ho chiuso faccio la mia catenella e ripeto questo lavoro fino alla fine. Arrivata alla fine del giro rifaccio la stessa cosa che ho fatto all'inizio, quindi faccio 2 catenelle, 1 e 2 e mi vado ad agganciare sempre con un punto altissimo sul primo punto altissimo iniziale. In questo modo, con questo giro che abbiamo fatto adesso, il nostro lavoro si è andato a chiudere. Quindi per chi magari a questo giro si fosse spaventato perché il lavoro iniziava ad essere a ventaglio, con questo giro sopra abbiamo rimesso un po' tutta a posto la situazione, insomma la lavorazione. È molto importante poi quello che volevo dirvi adesso, è molto importante avviare proprio qui i punti alti senza fare le 3 catenelle, perché vedete come viene un bordo preciso, dritto, senza quei buchini, perché poi noi queste maglie le andremo a riprendere per rifinire tutti e due i bordi da un'estremità e dall'altra. Questo giro andiamo a fare un giro di punti alti, molto importante non fare i punti alti dentro agli occhielli ma farli sopra alla catenella, ovvero io adesso qui mi alzo sempre per come faccio abitualmente, quindi ho fatto un punto alto, qui ho una catenella, quindi filo sull'uncinetto, mi vado a infilare dentro la catenella, non mi vado a infilare dentro all'occhiello, altrimenti perdo tutta la forma. Sopra ai 3 punti altissimi vado a fare un punto alto. Tra un punto alto e l'altro ho la catenella, vado a rifare un altro punto alto, infilandomi sempre dentro la catenella. Quindi qui ho un punto alto sopra i 3, tra questi 2 ho una catenella e mi vado a infilare in questo punto. Questo giro ci consente di dare stabilità a tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, quindi è come se l'andassimo noi un po' a chiudere, no? Arriviamo fino alla fine, quindi facciamo tutto questo giro di punti alti. Ho terminato questo giro, quindi ho chiuso un po' quello che era la lavorazione traforata. Adesso io nel giro successivo qui sulla sciarpa ho fatto 10 maglie alte ed un punto nocciolina. Ovviamente siccome le maglie sono 20, di nocciolina qui ce ne sarà una sola, per cui io adesso faccio 10 maglie alte, quindi riprendo sempre, mi alzo con l'uncinetto e conto la prima maglia sulla prima, quindi 1, quindi questa è la mia prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alla 10ª maglia faccio il punto nocciolina, nel mio caso l'ho fatto con 7 punti alti, quindi 1, 2, 3,
ho il filo che fa un po' i capricci. Allora 3, 4, 5, 6 e 7, e adesso li chiudo tutto assieme. Faccio una catenella e continuo il mio lavoro. Quindi rifaccio di nuovo 9 punti alti, e al 10° punto faccio la mia nocciolina fatta di 7 punti alti. Questo è il giro più semplice, quello che veramente un po' più, che scorre un pochino di più. Quindi arriviamo fino alla fine e poi riprendiamo il giro successivo. Il giro successivo lo avvio con 2 punti alti. Adesso andrò a fare delle treccioline ogni 2 punti alti, quindi ho avviato con 2 punti alti che sono il mio bordo. Adesso faccio il mio primo punto, quindi un punto alto, 2 punti alti. A questo punto filo sull'uncinetto, mi vado ad agganciare sul secondo punto alto sotto, quindi questo è l'inizio della mia lavorazione, questi 2 punti. Qui sotto ho il mio punto alto, quindi conto 2 punti, questo è il mio secondo punto alto, scendo sotto e mi vado ad agganciare formando una piccola trecciolina con un punto alto. Lavoro 2 punti alti, quindi 1 e 2, lavoro 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Mi vado ad agganciare nel punto alto sottostante, quindi conto 1, 2, al terzo mi aggancio, quindi filo sull'uncinetto 1, 2, il terzo nel rigo precedente e faccio la mia piccola trecciolina. Rifaccio 3 punti alti, 2 e 3, filo sull'uncinetto, mi vado ad agganciare lasciando 2 punti alti sotto, quindi io come riferimento mi prendo il rigo dove c'è il punto nocciolina, per intenderci, quindi faccio 1, 2, mi aggancio a questo punto, al terzo punto di sotto, e formo una piccola trecciolina e vado avanti così per tutto il giro. Quindi rifaccio 3 punti alti, 1, 2 e 3, dove ho la nocciolina. Se mi dovesse capitare una situazione del genere, io aumento di un punto, quindi ne faccio 4, piuttosto che agganciarmi e tornare troppo indietro, oppure oppure mancare proprio la treccia. Io aumento di un punto, filo sull'uncinetto e mi vado ad agganciare proprio al punto a fianco alla nocciolina, ed ecco che ho fatto di nuovo la mia treccia. Quindi faccio di nuovo 3, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto 1, 2, al terzo punto mi vado ad agganciare. 2, 3, perché qui ho finito adesso, e 4. Quindi alla fine io non ho ripetuto la trecciolina, perché ho necessità sempre delle maglie del bordo, altrimenti se io vado a intrecciare e ho solo una maglia o 2 maglie finali, mi si sposta e mi si perde di stabilità tutto il lavoro. Il giro successivo è un giro di punto basso, quindi facciamo un punto basso su ogni punto che abbiamo. Facciamo un punto basso per tutta la riga e ci vediamo alla fine. Dopo aver fatto il giro di punto basso, facciamo un giro di punto alto, quindi anche questo
non serve che io ve lo faccia vedere. Facciamo un punto alto su ogni punto basso. Allora, una volta che abbiamo finito questo giro, adesso dobbiamo ripetere il primo, quindi il punto puff in orizzontale. Cerchiamo di iniziare per come abbiamo iniziato sotto, quindi sotto abbiamo fatto un solo punto alto, questo credo che sia la fine di questo giro, quindi facciamo un punto alto e riprendiamo di nuovo la lavorazione. Quindi mi alzo sempre per come è mio solito, faccio un punto alto, da qui inizio a contare 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Torno indietro nel giro sottostante, quindi entro qui tra il primo e il secondo, vado a prendere 3 volte il filo sull'uncinetto, quindi 1, 2 e 3 e chiudo. Faccio la mia catenella e ricomincio a contare, quindi 1, 2 e 3 e ripeto la lavorazione fino alla fine. Terminato l'altro giro che si ripropone come il primo giro sotto della sciarpa, facciamo la stessa lavorazione a punto alto per come abbiamo fatto sotto, quindi il primo punto è un punto alto e poi andremo a fare 3 punti alti su ogni ventaglio, considerando sempre di non lavorare la catenella tra un ventaglietto e l'altro, quindi faccio 1, 2 e 3, nessuna catenella, vado direttamente nel ventaglio nella porzione subito dopo e vado a fare i miei 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3 e faccio così fino alla fine del giro. Una volta che ho fatto il mio giro di punto alto, vado a fare l'ultimo giro proprio di tutta la lavorazione con dei punti bassi. Questo mi permetterà di dare stabilità e di rifinire proprio tutto il lavoro, tutta la sciarpa. Quindi l'ultimo giro è un giro di punto basso per tutta la lunghezza. Allora, io ho fatto il mio giro di punto basso, ho affrancato il filo, quindi per me questo è il corpo della mia sciarpa e sarebbe questo qui. Ora, ovviamente, una volta che noi abbiamo terminato, quindi abbiamo finito tutti i giri sulla lunghezza, sui bordi, quindi da una parte su una parte e sull'altra, andremo a fare un giro di punto alto. Questo non serve che ve lo faccio vedere perché basta poi riprendere tutte le maglie. Se avete avviato il lavoro con il metodo del bordo perfetto, avrete sicuramente, sarete più facilitate rispetto all'avvio dei punti alti e punti altissimi con le catenelle, e quindi vi verrà un lavoro del genere. Una volta che abbiamo terminato, quindi che abbiamo rifinito un'estremità e l'altra, siamo pronti per attaccare le frange. Io faccio una frangia, a me la frangia specialmente in queste sciarpe così grandi mi piace abbastanza consistente, quindi ho preso un cartoncino, questo è all'incirca di 18 centimetri, ho preso veramente un pezzetto di cartone, quello che ho trovato, perché non ne ho uno solo destinato per questo, quindi a seconda poi del lavoro che faccio mi vado a prendere un pezzetto di cartoncino e faccio le mie frange. Quindi non faccio altro che prendere il filato e lo vado ad attorcigliare al cartoncino, così, e ne faccio un mucchietto consistente, in modo che poi ho le frange già pronte e non devo fare altro che andarla ad attaccare. Quindi ora sistemo tutto il filato e poi ci vediamo. Una volta che ho il mio filato attorcigliato al cartoncino e ritengo che possa bastarmi, o quantomeno averne fatto almeno un numero consistente di giri per fare un lato della sciarpa, infilo una porzioncina di filo e faccio, prima di tagliare le frange, e faccio un nodino così, in modo che non mi scappano e non mi vanno in giro. Quindi vado sull'altra estremità e taglio. Queste sono forbicine da ricamo, sarebbe bene fare solo una sforbiciata e tagliarle
tutte assieme, ma comunque non è un problema. Queste sono le mie porzioni di filo che andranno di filato che andranno a formare la frangia. Quindi prendo l'uncinetto con il quale io ho lavorato. Queste codine non le taglio, le lascerò anche come frangia, se mai si potessero andare a mescolare, in modo che non devo andare a tagliare fili. Quindi prendo 3 capi, cerco di metterli pari da una parte, piego a metà, mi infilo all'interno di un punto e aggancio la mia frangia. Quindi esco con il cappio, lo allargo e prendo tutto il filo che resta. Prendo altri 3 capi, li piego a metà, entro su un altro punto e faccio la stessa cosa. Se vi fermate con tre porzioni di filo, bastano, potete fare un punto sì e un punto no. Se le fate le frange le fate di 4-5, quindi più consistenti, cercate di mantenere sempre la stessa distanza e magari di non farli uno sì e uno no se aggiungete due o più capi, perché altrimenti la sciarpa si sforma, cioè qui sotto si slabbra tutta poi con la pesantezza e con lo spessore delle frange. Quindi questo si fa sia su questa estremità che sull'altra. Dopodiché, una volta finito di mettere tutte le frange da una parte e dall'altra, si cercano codine, se mai ci fossero, da affrancare e quindi da fermare, e si passa al lavaggio, che è secondo me la cosa fondamentale proprio per la riuscita di tutto il pezzo, perché ovviamente abbiamo fatto diversi punti sul corpo della sciarpa e questo può tendere anche a sformarlo un pochino. Con il primo lavaggio, anche se è acrilico e l'acrilico non ha eccessiva memoria, noi andremo a lavare e bloccare e quindi a dargli una forma giusta, dritta anche del bordo, in modo che poi questa forma che noi daremo al primo lavaggio gli resterà per sempre. Quindi questo sarà un lavoro che noi andremo a fare per il primo lavaggio, la messa in forma della sciarpa, e non per i lavaggi a seguire possono essere fatti poi in modo normale. Allora, ho inserito le frange alla sciarpa, eccole qui, quindi le frange sono all'incirca di 18 centimetri. Ora volevo farvi notare, prima di passare al bloccaggio, come il pezzo si incurva un poco. Perché? Perché qui abbiamo iniziato con la catenella, ovviamente qui è leggermente più tirato rispetto all'altra estremità dove abbiamo finito il nostro lavoro. Adesso io metterò in ammollo il mio pezzo per all'incirca 20 minuti, mezz'ora, con un po' di acqua freddissima, con un pochino di detersivo per i panni, che sia delicato, quello apposito per la lana, o anche uno shampoo per bimbi, che sia il Johnson, che sia un altro shampoo, però uno shampoo delicato, proprio apposito per i bambini. Lascerò poi sciacquare il pezzo sotto l'acqua corrente. Solitamente io cerco di toccarlo quando è bagnato il meno possibile, proprio perché ho paura che poi gli resti comunque una forma, una piega che sarebbe difficile anche poi nel procedimento di bloccaggio andare a togliere, quindi farebbe un po' di resistenza. Per cui adesso faccio il lavaggio, mezz'ora all'incirca, sciacquo per bene sotto l'acqua corrente, non strizzo assolutamente. Una volta che io lo tolgo da bagnato faccio questo lavoro, prendo tutto il pezzo, lo alzo dall'acqua e lo strizzo così delicatamente per far uscire tutta l'acqua in più. Ovviamente non deve essere asciutto, perché poi lo andremo a strizzare con un asciugamano molto grande. Quindi adesso in acqua mezz'ora e poi ci vediamo. Una volta che ho lavato il mio pezzo e l'ho lasciato in ammollo per una ventina di minuti, mezz'ora, lo prendo e non so se riuscite a vedere che comunque è molto appesantito, perché io non ho strizzato tutta l'acqua in eccesso. Lo farò in questo modo, quindi la piego in 4 o in 2 a seconda del telo che ho a disposizione, lo metto su un telo di spugna e inizio a rotolare in questo modo, così.
faccio un piccolo salsicciotto e cerco di fargli di assorbire con questo asciugamano tutta l'acqua in eccesso. Quindi poi lo allargo, piego di nuovo l'asciugamano, lo metto da un verso o dall'altro, senza pigiare troppo, quindi con dei movimenti delicati, così andiamo ad asciugare tutta l'acqua in eccesso. Ora la mia sciarpa già è pressoché umida, non è più appesantita come prima. Ora passiamo al bloccaggio, quindi questo asciugamano lo mettiamo via e mettiamo le piastrelle che ci serviranno poi per il bloccaggio. Allora io sto facendo tutto sul tavolo della cucina perché non sono adesso nel mio laboratorio, quindi mi è praticamente impossibile avere il tavolo della lunghezza che mi occorre per tutta la sciarpa. Noi abbiamo detto che la sciarpa è 1,50 m, quindi dovremmo avere scusate per il rumore, una superficie lunga di 1,50 m in modo da poter mettere la nostra sciarpa completamente per lungo e bloccarla. Io in questo caso la metterò doppia e comunque non cambia nulla. Quello che utilizzo per bloccare sono questi tappetini. Questi sono della Knit Pro e sono proprio quelli professionali, però nulla vieta che potete andarli a sostituire con quei tappeti da bambino componibili. Non so se avete presente quella gomma un po' alta, perché questo ci servirà per andare ad appuntare i nostri spilli una volta che andiamo a bloccare tutta la sciarpa. Io adesso inizio a comporre. Quindi la farò della lunghezza, cioè fin dove arrivo, cercando, non credo di avere a disposizione tutto lo spazio per tutta la sciarpa, per cui sono costretta a dividerlo per metà. Comunque il principio riesco a mostrarvelo di quello che vorrei farvi vedere. Allora, do un'occhiata e vedo se si vede tutto in camera. Perfetto, si vede tutto. Adesso io non faccio altro che prendere il mio pezzo, lo vado a piegare a metà, in questo modo, e faccio bene attenzione che qui sia in riga. Quindi io lo vado a puntare e utilizzo dei comunissimi spilli corti. Allora io utilizzo dei comunissimi spilli non troppo lunghi, eccoli qui, con la testina di metallo, ed inizio ad appuntare il mio pezzo su questo lato, facendo attenzione a seguire proprio tutto il bordo dei miei quadrotti in modo che resta dritto. Questo lavoro è importante almeno per il primo, cioè per il primo lavaggio. Questo non si fa ad ogni lavaggio, così come per gli scialle, che poi al limite vedremo in seguito un tutorial per lo scialle, perché per bloccarlo è un tantino più complesso, visto che ci vogliono poi dei ferri appositi. Io in questo caso nella sciarpa non li ho messi e cerco di farlo così a mano. Adesso noi dobbiamo cercare di raddrizzare, tra virgolette, tutta questa parte, perché era leggermente più larga. Questa parte di qua era leggermente più larga rispetto al bordo dove abbiamo iniziato, per cui cerchiamo di mettere sempre tutti gli spillini, appuntiamo prima uno sotto almeno e uno sopra. Qui è il mezzo, quindi deve essere anche questo dritto.
e la larghezza è pari una mattonella di queste che sto utilizzando per il bloccaggio, quindi anche qui come riferimento abbiamo la fine di queste mattonelle. Ovviamente una volta che io ho fatto questo lavoro, ora quando io ho bloccato tutto il mio pezzo, ora aspetterò che questo si asciughi. Metto un asciugamano, non quello che ho utilizzato per strizzarlo, ma ne metto uno asciutto sopra. Quando si sarà asciugato il mio pezzo, andrò a passare un po' di vapore. Ecco, qui quando fa questo lavoro bisogna ridistribuire, picchiettare appena con le mani, ridistribuire per bene in modo che la sciarpa non si pieghi in giù e non si sformi. Per chi dice che il bloccaggio non è importante, io credo che sia una cosa molto personale. Io ogni pezzo, anche se faccio un capospalla, i pezzi comunque li blocco prima di andarli ad assemblare. È comunque un'abitudine, è qualcosa che mi hanno insegnato e che io non ho mai cambiato. Allora, una volta che adesso la mia sciarpa è ben fissata sopra ai quadrotti, quindi la posso prendere e spostare, vado a mettere un paio di asciugamani sopra che mi aiutano così ad asciugare tutta l'umidità e l'acqua in eccesso. Una volta che è terminata l'asciugatura, quindi che lo sciallo è completamente asciutto, io vado a togliere tutti gli spilli e vado a passare con una pezza sopra alla mia sciarpa, vado a passare del vapore con il ferro da stiro, ma veramente vado a dare solo del vapore, non vado a stirare. Allo stesso modo, per come devo far asciugare l'acqua del lavaggio, andrò a far asciugare anche il vapore, perché nel momento in cui io vado a toccare un filato, che sia acrilico, che sia lano, che sia qualsiasi altro filato, lo vado a toccare caldo dopo avergli dato del vapore, questo avrà memoria per sempre e resterà per sempre sformato. Poi potremo lavare quanto vorremo, che comunque la forma e la stortura che noi gli avremo dato toccandolo con le mani gli resterà per sempre. Detto questo, io ci tenevo anche a farvi vedere questo passaggio perché io credo che sia uno dei passaggi fondamentali per questo tipo di lavoro, che sia a maglia, che sia a crochet, almeno per il mio modo di lavorare, non è regola per tutti, io parlo sempre del mio modo. ehm, quindi ho voluto anche farvi vedere quest'altro passaggio che può essere poi interessante magari evolvere anche con altri lavori e altri pezzi. Abbiamo terminato, io adesso aspetterò che si asciuga, farò un paio di foto, vi farò vedere la sciarpa terminata, vi assicuro che questo in 2 o 3 sere se ci si mette davanti alla TV la si fa ed è un bel lavoro. Non ho utilizzato forse 300 grammi di bravissimo, ma neppure. Ora non so dirvi in termini di metri o peso quanto effettivamente ne ho utilizzato, al limite una volta che si asciuga proverò a pesarla e vi saprò dire quanto ne è andato via, perché comunque il gomitolone da mezzo chilo lascia un po' di incertezza quando ci si fanno molti lavori, quindi io posso andare molto a occhio. Io credo che un 300-350 grammi comunque di averlo utilizzato. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Spero di essere stata chiara nella spiegazione e anche nel dettaglio dei punti e di tutti i passaggi. Nel caso in cui ci fosse qualcosa che non è stato spiegato nel modo corretto e che magari ho saltato dei passaggi oppure non avete capito, potete commentarmi nel video qui sotto, oppure mi scrivete sempre sul mio profilo Facebook o nei gruppi che amministro, che trovate tutti in descrizione, e io dove posso, fin quando posso, cerco di aiutare e di rispondere a tutti. Se mi volete regalare un like, altrimenti non fa nulla.
Ci vediamo, per come ho già anticipato anche nell'altro video dell'unboxing, ci vedremo magari con meno frequenza rispetto a questi ultimi 2 mesi, perché non riesco a lavorare molto. Le mie mani sembra che stanno migliorando, perché questa è una cosa che magari un giorno si accentua e il giorno dopo regredisce così, eh, quasi come per magia, ma chi ha problemi simili ai miei può capire che purtroppo poi non è facile lavorare per bene quando la psoriasi si acutizza, quindi per me è un po' faticoso. Io comunque mi impegno, cerco anche di utilizzare questo hobby come passatempo, come distrazione, perché diciamo che il periodo non è facile per tutti, quindi credo che anche delle cose fisiche si accentuino proprio in seguito anche a tutte le preoccupazioni e lo stress che stiamo vivendo un po' tutti. Mi auguro di aver fatto compagnia a qualcuno, scusate, di aver fatto compagnia a qualcuno, e che eh, qualcuno, se vuole e vuole replicare o vuole fare una cosa simile, se poi me la fa vedere, ne sarei felicissima. Ci vediamo alla prossima. Ciao.